Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere come poter partecipare all'eventuale drop di Scroll. Scroll è un layer 2 molto interessante per la blockchain di Ethereum compatibile con gli Zk Rollup. Dico eventuale perché siamo in fase testnet, ma il team non ha ancora confermato un eventuale airdrop. Però qualora venisse poi confermato successivamente per coloro che avessero interagito con questa testnet, i passaggi molto probabilmente sarebbero questi, i classici che stiamo facendo nelle ultime settimane per poter essere eleggibili all'eventuale airdrop. Vi ricordo che per partecipare all'airdrop non si deve investire alcun euro, l'unico investimento che facciamo è il nostro tempo per compiere qualche piccola azione e potremo nel caso riuscire ad avere dei token qualora ci fosse una distribuzione completamente gratuiti da poter rivendere e ricavare un profitto. Ora, prima di cominciare vi invito a supportare il mio canale con un'iscrizione al canale qualora non l'abbiate ancora fatto, lasciandomi un like per far sì che i miei video siano conosciuti a più utenti possibili su YouTube, e vi ricordo che abbiamo una community Telegram, trovate i link in descrizione ad ogni video. Un paio di raccomandazioni per chi si fosse collegato a un video del genere per la prima volta: non usate un wallet non custodio come ad esempio MetaMask dove detenete i vostri token per speculazione o per holder. Usate un portafoglio MetaMask o non custodial completamente nuovo, potete scaricare un altro browser, scaricare una nuova estensione, e all'interno di questo portafoglio non inviate i vostri token che per l'appunto detenete per holder, i vostri token e cripto da investimento. In pratica usate solo un wallet non custodial debitamente preposto a ricevere e interagire con gli airdrop. Allora, vediamo come da indicazione quali sono le azioni da compiere. Sono 7 task. La prima è visitare Scroll Testnet Page, a questo link ma vi lascerò tutto in descrizione. A questo punto dobbiamo andare ad aggiungere il layer 1 e il layer 2 a MetaMask. Clicchiamo su aggiungi MetaMask, si apre la nostra estensione e andiamo ad approvare e fare lo switch nel network qualora ci venga richiesto. Aggiungiamo eventualmente già anche TSUSDC, clicchiamo sempre su aggiungi e facciamo la stessa cosa con i link sottostanti. Perfetto. Ora andiamo qua sotto e clicchiamo su Faucet e andiamo a ricevere dei token test. Approviamo sempre la nostra transazione con MetaMask, clicchiamo su avanti, autorizziamo e andiamo a richiedere i token. Clicchiamo su Sign in with Twitter, andiamo a fare la richiesta, probabilmente ci sarà da autorizzare l'applicazione, e cliccando su MetaMask possiamo andare a vedere che sono già arrivati, se non sbaglio, i token, perché ho visto una TX in sovraimpressione. E infatti 100 TSUSDC. Per la richiesta l'account nostro di Twitter deve avere almeno un post e almeno 30 follower. Ingrandisco la pagina di MetaMask così lo vedete bene. Sono arrivati 100 TSUSDC e un TS-ETH, anche questo ci viene inviato per i pagamenti delle fee, così non dobbiamo usare fondi nostri. Dopodiché dobbiamo spostarci sul bridge e scambiare una quantità di token dal layer 1 al layer 2. Clicchiamo su bridge, si apre questa schermata, colleghiamo ovviamente il nostro MetaMask che viene riconosciuto in automatico. Arrivati a questo punto vedete che già in automatico viene inserito Scroll Layer 1 Testnet da inviare un quantitativo di token Scroll Layer 2 Testnet. Andiamo a inserire un quantitativo come ad esempio 0.41 TS e TH e lo andiamo a inviare al layer 2. Clicchiamo su invia, attendiamo la conferma della transazione, approviamo il nostro MetaMask, confermiamo e in questo momento abbiamo trasferito tramite il bridge 0.41 TS e TH dal layer 1 al layer 2. Attendendo qualche minuto vedete che il balance sul layer 1 è diminuito mentre il balance sul layer 2 è aumentato, e adesso volendo possiamo fare una transazione inversa. Clicchiamo sulla freccettina, clicchiamo qua sotto switch to scroll layer 2 testnet, andiamo a fare lo switch per l'appunto tramite il nostro MetaMask e adesso andiamo a inviare una piccola transazione
anche dal layer 2 al layer 1. Mettiamo 0.21 in questo caso, clicchiamo su Send e attendiamo la conferma come abbiamo fatto pochi minuti fa, accettiamo la transazione e abbiamo fatto anche lo switch inverso. Ora, sempre come da indicazioni, andiamo al punto 5 e clicchiamo sullo swap. Andiamo qua sotto, abbiamo fatto il faucet, il bridge, clicchiamo su swap. Si apre questa schermata e andiamo a scambiare i nostri token. In automatico ci viene riconosciuto anche in questo caso il portafoglio MetaMask, in alternativa si può cliccare su Connetti Wallet e facciamo una piccola transazione. Mettiamo magari 0.05 TS e TH e la andiamo a switchare con TS, W e TH. Clicchiamo su Wrap, attendiamo la transazione, la andiamo a confermare e in questo caso abbiamo fatto uno swap. Ora la transazione è stata confermata, magari lo metto uno 0.09 perché voglio fare un altro swap all'interno di questo protocollo. Tendo di nuovo pochi secondi, la transazione tra poco viene approvata. Perfetto, arrivati a questo punto clicchiamo sulla freccettina, invertiamo le voci e su To andiamo a inserire TS USDC e facciamo un piccolo swap. Andiamo a swappare questo quantitativo di token, ovviamente voi potete mettere il quantitativo che volete, approviamo la transazione come abbiamo fatto fino adesso, andiamo a confermarla e abbiamo fatto un ulteriore swap. Clicchiamo su swap, confermiamo, approviamo, transazione inviata con successo. Volendo a questo punto possiamo utilizzare ancora lo swap andando a mettere liquidità. Clicchiamo su aggiungi liquidità, selezioniamo il token che vogliamo utilizzare, TS USDC, selezioniamo il secondo token da inserire nel liquidity pool, mettiamo TS e TH, andiamo a inserire il quantitativo 0.1, approviamo la transazione e in questo caso stiamo fornendo liquidità al protocollo. Non è un'azione richiesta, ma già che ci siamo possiamo farla, è a costo zero, quindi perché no? In fondo anche aggiungere la liquidità è un'azione molto importante per questi tipi di protocolli. Vedete in alto a destra l'operazione che è in pending, appena sarà terminata l'invio e la ricezione sulla blockchain, la voce pending sparirà e la transazione sarà stata approvata. Ultimo clic, clicchiamo su supply per andare a ricevere gli LP token e abbiamo completato la nostra operazione. Confermiamo, transazione inviata con successo e siamo a posto. Tornando indietro, poi volendo possiamo andare su riserva, andiamo a vedere la nostra transazione, la nostra liquidità che abbiamo appena fornito e anche se non è richiesta possiamo andare a rimuovere la nostra liquidità. Possiamo rimuovere in una percentuale prestabilita oppure come vogliamo noi. In questo caso io rimuovo al 100%, clicco su approva la transazione, firmo e ho fatto sì un'azione non richiesta, però anche in questo caso è un'operazione che normalmente in uno swap, quando aggiungiamo la liquidità, viene fatta, serve sempre per testare questo protocollo e quindi ho deciso di effettuare anche questa transazione. Ultime due task richieste è andare a controllare nel layer 1 e nel layer 2 le nostre transazioni, quindi clicchiamo col tasto destro sul mouse e andiamo ad aprire le due pagine, andiamo a vedere le nostre transazioni, apriamo anche questo, scrolliamo un po' la pagina e basta, e i task attualmente sono finiti. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo contenuto, spero vi sia stato utile, spero sia potenziale per ricevere questi token gratuiti. Vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a supportare il mio lavoro con un'iscrizione al canale, attivando la campanellina, lasciandomi un like e ci vediamo presto. Grazie a tutti.